Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Era, sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti, benvenuti. Ok, perfetto. Allora, come promesso, adesso no, in realtà ci sono stati un paio di intoppi, volevamo già fare uscire un video martedì, ma sfortunatamente una parte del video è uscita senza audio. Poi è stato difficile riorganizzarci con i tempi, eccetera, anche lì mi sa che era via. E quindi niente, siamo riusciti a venire oggi. Poi col tempo, tranquilli, riusciremo bene a trovarci una bella schedule, essere sempre belli puntuali, costanti. Però, piccolo intoppino, adesso eccoci qua. Allora, Sì, inizierei oggi con una piccola analisi su Bitcoin. Farò sia prima macro che lower time frame per diversi piani. Ci sono diverse possibilità attualmente. Mm. Come vedete, la chart secondo me è molto clean su Bitcoin. Cioè, ci sono dei livelli molto chiari in questo momento. Come vedete, anche il drop dell'altra volta, ho notato poi troppo tardi perché sfortunatamente in quel periodo non stavo guardando la chart higher time frame, ma guardate qua quanto è stato perfetto il retest del all time high del 2017. Cioè, era proprio precisissimo stato. Che è una cosa che ho notato dopo in realtà, nel momento non ci ho fatto caso, però è stato molto, molto bello come retest. Anche qua, come vedete, rimane molto forte Bitcoin attualmente. C'è stato un piccolo pullback ieri con la FOMC, però alla fine la candela sta già venendo mangiata, diciamo, dal verde, quindi il movimento negativo di ieri sta venendo recuperato, ecco, lo sta recuperando già. Livelli chiave, per me c'è un livello chiave in particolare che è 31.008. Questo qua è un livello in cui io veramente poi chiuderò qualunque posizione dovessi ancora avere a quel punto. È un livello weekly, che diciamo io considero il bottom range di questa parte, quindi di questo bull market qua, questo qua, un range di 2 anni quasi. Quindi quello lì per me è il vero key level da superare, che dovessimo superare poi lì davvero si vola bull run back, però questo qua finché non verrà flippato per me sarà un livello molto importante, era anche un livello, il livello di Luna, questo qua. Era la resistenza che avevamo ai tempi di Luna, quando c'è stato il Luna Crash, che poi da lì ci ha portato sui 18.000. Quindi livello molto importante per me nei time frame alti. Parlando invece di possibili rientrate, mi piace molto questo livello, 24.300, 350. È un livello weekly, ok? Come vedete io lo reputo come top range di questo range qua che avevamo. Qua io punterò di comprare diversi altcoin, ok? Se rimane qua sopra con target 31.008, ok? Quindi vorrei vedere prima questo movimento verso il basso prima di comprare pesante, diciamo spot. Però a un certo punto me lo aspetto questo movimento, dico la verità, non mi aspetto un test diretto di questo livello. Anche perché poi, secondo me, se dovessimo testare così il livello senza un piccolo pullback, secondo me ci sarà un rejection molto forte qua. Quindi, secondo me è da prendere molto con calma. Quindi 34.003, dovesse perdere questo livello, per me poi è uno short, perché secondo me si tornerebbe almeno fino ai 19.600 se non più bassi ancora, ok? Invece parlando di time frame più bassi, qui si sta formando un range, come vedete. Ieri FOMC c'è stato un piccolo wick al di sopra, consolidazione, perso il range, bearish è stato e pum, il prezzo è andato fino dall'altra parte del range. Ha fatto la deviazione pure lì. Stamattina, boom, ripreso il range e adesso siamo tornati qua. Siamo quasi di nuovo a top range. E io, ragazzi, io mi giocherò questo range finché non verrà rotto. Quindi dovesse rompere verso l'alto, allora longo. Se dovesse rompere verso il basso, shorto. Molto semplice, no? Anche nelle live su Italian Elite avevamo parlato molto spesso su come fare trading nel range, no?
Quindi per me è molto chiaro qua, il range è molto ben stabilito, quindi c'è 28.004, 28.005 fino ai 27.120. Dovesse esserci consolidazione al di sopra di questi livelli, mi aspetto un'estensione da qualunque lato sia in quel momento. Ok, quindi tenete d'occhio questo range, che secondo me è molto importante e per ora ha funzionato molto bene. Ieri ho preso degli short su Ethereum, su Bitcoin. E qua ieri sera ho allungato Ethereum in base a questa deviazione. Quindi per ora è un range valido. Ok, il prezzo risponde bene. Mm. Perfetto. Eli, passo un po' la parola a te. Ok, eccoci. Di nuovo ciao a tutti. E niente, oggi ci aspettiamo 10.000 dollari, però non sono arrivati neanche oggi. Ok. Dai, ieri è stato un bel pullback, alla fine era quasi previsto. L'abbiamo visto ieri sul 4 ore che era debole Bitcoin e ne ha approfittato per fare quel pullback. Io ieri abbiamo aperto un long su ETH, non so se ti ricordi. Sì. E l'abbiamo venduto troppo presto. Sì, vabbè, era Peccato. notte, volevo andare a dormire. Però l'idea era Peccato, perfetta peccato. lì. L'idea Sì, era l'idea era perfetta. perfetta. Sì. Peccato. Io avevo pensato poco fa di shortare Bitcoin a 28, però non l'ho shortato. Ho provato solo una piccola posizione a 28,100, ma sono uscito a 28,250 perché preferisco queste V qui, di solito portano sempre pump. Quindi preferisco stare al momento, io non sono posizionato, però vabbè il video uscirà un pochino più tardi, quindi può darsi cambierà un po' la situazione, quindi vediamo un po' la situazione macro. Facciamo un'analisi insieme, così almeno cerchiamo di fare tutto molto più facile. Allora, il mensile bellissimo, non so tu come lo vedi, ma io lo vedo da Dio. Sì, sì, davvero bello. Il mensile settimanale Sì, top. sì, per andare di nuovo a testare quest'area qui che è intorno ai 30-32k, quindi questo è il range mensile. Il settimanale è ancora meglio. Alla fine non capivo perché, soprattutto ieri chiamavano tutti 18.000, 19.000 dollari con un pullback, cioè non comprendo. Il settimanale per adesso per me è molto valido. Infatti io mi aspettavo, volevo aspettare Bitcoin intorno ai 25,2, 25,3 per rientrare spot, però al momento non ci è arrivato, quindi nessuna fretta a ricomprare. Lo comprerò qui? Io penso di sì. Se teniamo sul giornaliero, su 2 giorni, se ritestiamo quest'era qui, lo acquisterò intorno ai 25.000 dollari. Oggi ho visto che poco fa sono andati molti in FOMO short, da quello che ho visto questa mattina. E anch'io ero un po' ribassista questa mattina, però poi ho visto SPX, ho visto un po' la situazione, quindi sono rimasto in disparte. Il target che vedo come resistenza chiave è intorno ai 30-32 mila dollari. Questa qui è la resistenza chiave che al momento dobbiamo vedere. Però io qui starei fermo, non so tu come ti puoi muovere, o fate scalp sui bassi time frame o se no qui state fermi, perché è una situazione macro, o andate a comprare in questa zona qui o andate a shortare in questa zona qui. Questa è la situazione chiave per me. Perdiamo questo livello sul daily, questo qui sul daily, e possiamo scendere tranquillamente intorno ai 20.000 dollari. Questa è la situazione macro di Bitcoin. Per il resto confermo con te, alla fine già hai detto tutto quello che bisognava dire. Alla fine la pressione di acquisto rimane forte, quindi consiglio più scalp long che short, che gli short possono essere un pochino più rischiosi, però per il resto questa è la situazione generale. Non so tu se vuoi far vedere qualche altcoin, qualcosa. Sì, possiamo far vedere al volo. Oggi andavano forte i quattro cavalieri dell'Apocalisse, Eli. Infatti, Eh, il ledino. sì, adesso vi faccio vedere. Io sono long su Dash. Dash per me è uno dei chart più belli in questo momento. Anzi, guarda, facciamo un'analisi un pochettino più dettagliata nel time frame più alto. Qua, come vedete,
qua era una resistenza chiave che è stata flippata. Sì, in realtà possiamo anche metterla meglio. Così, ok. Che vedi che fa il qua, tocco qua, retest, qua tenuto e ha rotto questo livello molto bullish, guardate qua. Adesso tolgo questo livello perché io di solito questi livelli li vedo ad occhio, però non li aggiungo effettivamente alle chart, però proprio in questo momento sta rompendo verso l'alto. Quindi Dash, qua, se dovesse retestare questo breakout, è una bella entrata, ok? Bella entrata, target, a me piacerebbe proprio anche arrivare a 78, prendere questa liquidità qua sopra. Molto bella, molto clean il grafico, questo qua mi sembra un bel breakout con volume, la potenza contro Bitcoin è notevole, come possiamo vedere dalla chart con Bitcoin. Guardate qua, molto bello questo grafico anche Sì. nel per Bitcoin, ok? Molto bello, ok? Quindi qua supporto, breakout, secondo me è una delle chart migliori in questo momento nel mercato. Stessa cosa ai i tuoi cuccioli, se vuoi far vedere te io so che sicuramente avrei già la chart pronta, però i cavalieri dell'Apocalisse diciamo sono i numeri uno. Anzi, qua attenzione ragazzi, qua Ethereum sta rompendo verso l'alto questo grafico. Sì, è vero. Molto importante qua, molto chiave. Cioè, se dovesse veramente tenere questo breakout, mi aspetto $2000 tranquillo su Ethereum. Vediamo. Oh, Ethereum è impressionante, oggi non pensavo in una Sì. candela del genere, sono Ma che sincero. roba. Secondo me questa liquidità 2040 Uh, la prendiamo. Sì, sì, sì. guarda la Total 2. Sì, sì, no, 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 è bullish, bullish. Per fortuna non siete stati presi Cazzarola, mi viene il nervoso per il long che avevo preso. Cioè, ieri sera Peccato. Sì, sono entrato long qua, ragazzi. Cioè, calcolate che sì. ero entrato qua a 1719 con stop a 1709 e target qua avevo messo in realtà. Cioè, avevo fatto tipo un trade a 10 RR sul gruppo, l'ho condiviso su VG, ovviamente. Peccato che mi ha preso break even durante la notte, però l'idea era perfetta. Perfetta era l'idea. Bullish qua ragazzi, se dovesse tenere il retest qua sui 1810 circa è un buy con target 2040 qua sopra. Mm-mm. Molto bello. Sì. Tu vuoi far vedere qualcosa? Sì, semplicemente la Total 2. Avevo indicato questo chart tempo fa su Twitter, infatti molti se lo ricordano probabilmente. E, avevo detto se flippiamo questo livello qui possiamo avere davvero dei grandi rialzi in altcoin. Impressionante come ha recuperato oggi. Guardate. Se abbiamo uno spike al retest, io sono sincero, mi posizionerei long su tutta la linea altcoin e soprattutto Ethereum. Quindi Ethereum, come hai detto tu, $2000 sono nel target se qui rimaniamo sopra questo box, sono sincero. Quindi questo è il grafico principale che dovete guardare. Per il resto le altcoin seguiranno tutte, cioè longhi una vanno bene, cioè andranno tutte allo stesso modo. Quindi se qui flippiamo andiamo. Se invece rigettiamo e rientriamo dentro al range, davvero molto ribassista, ma questo lo deciderà Ethereum molto presto. Penso che nelle prossime 24 ore capiremo. Che Ethereum qua è bello. Come hai detto tu, Ethereum è bello. Sì, 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 io qua non sorterai mai nella vita, No, mai. no, stare attento qui sì. Fino a poco tempo fa sì, ma ora con una candela del genere, No. impressionante. E comunque ragazzi, quando Ethereum diventa bullish è veramente bullish. Cioè, quando Sì, Ethereum sì, inizia sì, a sì. performare, guarda che è dura, eh. Cioè, non lo beccate. Non cercate di fare gli eroi a prendere il top short perché vi fate male. Prima, quando ci stavamo per fare il video, avevamo detto che 28k poteva essere una buona area di short, però poi avevo postato questo grafico qui, dove questa qui era una resistenza chiave per me 28-28,2, però poi guardando la candela e la pressione di acquisto ho detto subito, per adesso non shorto e sto in relax. Solo che le persone come
ottuse, scusatemi il termine, perché sono guidati dalla FOMO short, perché in tanti CT oggi erano short, ho visto, tanti CT oggi erano short, hanno shortato, però vabbè, loro premono il grilletto, non è colpa mia, questo postato 20 minuti fa. Quindi state sempre attenti quando il mercato è bullish, perché a volte le resistenze non tanto le rispetta. Quindi vabbè, volevo fare soltanto questa piccola parentesi. A volte è meglio essere fermi in disparte che perdere soldi, perché già se non perdete siete migliori di tutto il resto delle persone, ve lo Sì. assicuro. E vi assicuro, ragazzi, che Ok. se il mercato va sopra non è detto che gli altri stiano facendo soldi, eh. No, assolutamente no. Sì, 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 Non sì. La, pensatela la maggior così, eh. parte perde. La Eh, maggior parte perde. Sì, 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 certo, certo. assolutamente. Quindi ragazzi, cioè, non fatevi abbindolare da quelli che su Twitter pubblicano sempre il top short, il top long, che ne sapete che poi quelli in realtà magari hanno preso già altri 4-5 long o short e hanno perso, liquidati, fatto, cioè, fidatevi, non Sì, guardate sì, sì. quello. Voi pensate al vostro e vi dico, quando c'è potenza o quando c'è weakness non andate contro il trend, tutto qua. Cioè, shortate se per esempio vedete qualche segnale negativo, qualche weakness proprio certa. Però al di fuori di quello, ragazzi, secondo me fare knife catching in queste situazioni non è mai la soluzione. Cioè, sì, magari beccate il top, vi fate il 2% di profitto subito, ok, però è rischioso. Cioè, non è così che dovreste operare. Sì, è vero, è vero. Mm, mm. Concordo. Quindi al momento è difficile shortare, perché è complicato, perché il trend, come vedete, è rialzista, non è ribassista. Qui quando era ribassista era facile shortare, ora il trend è rialzista, non è ribassista. Considerate sempre il trend principale di un asset, perché se shortate in un trend ribassista, ok, retest ribassisti giù. Oggi per esempio ho fatto il retest ribassista, però come vedete, cioè, la resistenza l'ha flippata in mezzo secondo, perché a 28.000, 28,2, 28,3 la resistenza era tostina. Eh sì. Oggi non era facile. Quindi è stata rotta, cioè neanche che ha detto ha fatto un piccolo pullback, cioè è stata rotta in mezzo secondo. Mm, Non so mm. se l'hai notato. Sì, sì, Infatti sì. avevamo detto qui si comprano uno shot, però in un attimo è stata rotta. Allora, guardate qua, vi faccio vedere al volo, giusto proprio perché. Guardate qua, il range, come vi dicevo prima, non è ancora stato rotto, su Bitcoin, attenzione. ETH ha fatto la rottura del pattern che stava creando. Guardate qua il Sì, reject di Bitcoin dove è successo, pam, top range. Ragazzi, molto semplice, il ranging environment è molto semplice. Quando vedete, che ne so, deviazione a top range, vedete price action bearish, allora lì ok, magari potete provare lo scalp fino all'altra parte del range. Ma finché non rompe, per esempio, anche già qua tipo su Bitcoin, non lungate qua. Cioè, vedete magari che ne so, price action bullish continuata, anche la parte sopra il range, allora poi continuate. Infatti prima cosa vi ho fatto vedere? Se il prezzo consolida qua sopra, allora provate il long. Se il prezzo consolida qua sotto, provate lo short. Punto. Cioè, è molto, molto semplice adesso, ragazzi. Non entrate in FOMO, aspettate i retest perché succederanno sicuramente. Ok? sì. Vabbè. Ok, penso che abbiamo finito. Sì, sì, abbiamo detto Sì. tutto. E Sì, un sì. abbraccio a tutti Ciao ragazzi, e un ci abbraccio. Ciao, a sentiamo presto. settimana prossima a questo punto. Lunedì Sì, sì, si parte con video, eh? Lunedì, mercoledì e venerdì vogliamo fare fissi. Ok sì, ragazzi? video fissi. Perfetto. Buon Ciao a tutti, weekend, buon fine ciao. settimana. Ciao ciao ciao. Ciao.